Isola Santa. Un nome particolarmente evocativo per questo piccolo gruppo di case dai caratteristici tetti in ardesia ai piedi delle Alpi Apuane. Il nome della borgata trae origine dallo scorrere impetuoso delle acque del suo torrente, che resero il poggio dove nacque Isola Santa una sorta di oasi protetta. Alcuni scavi condotti dall'Università di Pisa verso la fine degli anni 70 hanno permesso il ritrovamento di rilevanti dati archeologici che testimoniano la presenza di un insediamento in questi luoghi già dalla fase finale del Paleolitico. Le scarne cronache medievali che ci sono pervenute ci parlano dell'esistenza di una piccola comunità che viveva qui in estrema povertà, e questo era dovuto anche alle disagevoli vie di comunicazione che collegavano il paese ai centri abitati più vicini. Il paese si è sviluppato attorno alla sua chiesa e all'antico ospitale, che era un luogo di sosta e di ristoro per i pellegrini e per i viandanti dell'epoca. Le prime testimonianze del borgo sono datate 1260, ma sicuramente l'insediamento ha origini ben più antiche. La chiesa di San Jacopo, prima del 1608, era un ospitale con il medesimo nome. Qui, oltre a dare rifugio ai pellegrini, veniva fornita assistenza ai poveri e agli ammalati. È plausibile che l'origine del nome dell'abitato derivi anche dalla funzione del suo ospitale. Il piccolo paese è circondato dalle acque del lago artificiale, che fu creato negli anni 50 dallo sbarramento del corso d'acqua del torrente Turrite Secca. Il piccolo borgo fu in parte sommerso, e non interamente come avvenne per la vicina Fabbriche di Careggine. Sotto il livello dell'acqua finirono alcune case, il vecchio ponte e il mulino Mosceta. Ben presto però le case del borgo accusarono gravi problemi di instabilità, e questo era dovuto alle grandi escursioni giornaliere che richiedeva la Selt Valdarno, che era la società elettrica che gestiva la diga. Fu così che intorno alla metà degli anni 70 gli ultimi abitanti di Isola Santa reclamarono e poi ottennero la realizzazione di abitazioni più sicure altrove. Da lì in poi il borgo andò progressivamente svuotandosi fino al totale abbandono. L'antico nucleo abitato pareva ormai destinato all'oblio. Un passo importante per strapparlo da tale condizione fu avviato nel 2016, quando il comune riuscì ad ottenere quasi 2 milioni di euro grazie al cosiddetto progetto bellezza. Oltre a questo importante ausilio economico, ci sono state negli ultimi anni delle spinte convergenti, partite dagli abitanti stessi e mirate alla ristrutturazione di alcune delle case. Oggi, grazie al comune di Careggine e al suo ex sindaco Mario Puppa, Isola Santa è un albergo diffuso. Il tutto rientra in un mirato piano di recupero storico-ambientale. Da qui è anche possibile raggiungere la grotta più estesa d'Europa, che si trova sul versante versiliese, l'Antro del Corchia. Possiamo dirlo, Isola Santa, questa gemma nascosta col suo specchio d'acqua riflettente il verde e le rocciose cime delle circondanti Apuane, ce l'ha fatta.